Cari amici, buongiorno. Oggi parliamo di febbre. La temperatura del corpo normalmente si aggira tra i 36 e i 37 gradi. Diciamo che quando la temperatura esterna del corpo supera i 37 gradi e mezzo si può parlare di febbre. Ma che cos'è la febbre? Dunque, per la medicina tradizionale è qualcosa che assolutamente va abbassata, anche se in realtà quando parlano molti medici dicono di no, poi quello che è la pratica comune è quella di prendere antipiretici, quindi farmaci che abbassano la febbre, antinfiammatori, addirittura alcuni curano la febbre con gli antibiotici, che è una pazzia pura. Quindi, secondo la medicina tradizionale, è un malessere. Mentre, secondo la medicina naturale, la febbre, allora, intanto è un sistema di difesa del corpo, perché quando viene la febbre, il corpo innesca tutta una serie di meccanismi per far sì che la sua temperatura interna si alzi. Questo perché con il surriscaldamento vengono bruciate tutte quelle cellule, quelle molecole che sono malate o sofferenti. Quindi la febbre è un importantissimo meccanismo di eliminazione e non andrebbe mai soppressa. Ora, ci sono due tipi sostanzialmente di febbre, vabbè, se ne conoscono molti, però noi possiamo parlare o di una febbre forte, immediata, cioè che sale e immediatamente diventa tutto il corpo molto caldo con i sintomi caratteristici, oppure abbiamo la febbriciattola, quella che rimane lì latente, che uno c'ha sempre 37,4, 37,3, 37,6, insomma quelle febbriciattole così. E abbiamo due diverse situazioni. Allora, intanto comunque la febbre implica una soluzione di un conflitto e spesso si collega alla rabbia, infatti si dice anche bruciare di rabbia. Specialmente è sempre collegata alla rabbia, però sono due emozioni diverse. Un conto è la febbre forte improvvisa, che è collegata ad un moto di rabbia forte ed improvvisa, e un conto è invece quella febbriciattola ricorrente che è più collegata ad uno sconforto, ad un rancore, ad una cosa vecchia, macilenta, che ci portiamo dentro, che trasciniamo. Quindi dobbiamo tenere in considerazione questi due aspetti quando parliamo di febbre. Comunque, che cosa mi sento io di consigliarvi quando avete la febbre? Innanzitutto di evitare di ricorrere ai farmaci se non veramente in casi di pericolo di vita, vogliamo dire il pericolo di vita arriva quando si superano i 41 gradi eccetera. Quindi al di sotto di quello ci sono tutta una serie di altri accorgimenti che possiamo fare. Abbiamo detto che è bene lasciare sfogare la febbre, è bene mettersi a digiuno immediatamente appena si avverte il primo senso di fastidio, il primo dolorino nelle ossa, il primo raschiettino in gola. Una giornata di digiuno, che non fa male a nessuno, fa anche rima, e eventualmente il giorno dopo una giornata a succo d'arancia, comunque a succhi freschi di frutta, e 99 su 100 il problema si scioglie. Se invece non abbiamo fatto in tempo e c'è venuta la febbre forte, che cosa possiamo fare per farla abbassare? Sicuramente, e questo lo possiamo anche fare ai bambini, non solo a noi stessi, noi possiamo far scendere la febbre con spugnature fredde, e per fredde intendo a 5 gradi meno che la temperatura ambiente, cioè non deve essere l'acqua gelida ghiacciata perché è troppo fredda. Non lo so, se nell'ambiente ci sono 20 gradi, l'acqua fredda sarà 15 gradi, se l'ambiente sono 25, l'acqua fredda sarà 20 e via dicendo.
E quindi con quest'acqua fredda noi possiamo far abbassare la febbre praticando delle spugnature, cioè prendiamo una bacinella di acqua fredda, immergiamo magari un piccolo asciugamano tipo quelli da bidet, una cosa del genere, lo strizziamo bene e lo possiamo mettere sulla fronte e soprattutto sull'inguine, in tutta la zona inguinale. E in breve tempo di questo trattamento vedrete che la febbre scende a livelli assolutamente accettabili. Diciamo che quando la temperatura è arrivata intorno appunto ai 37,5-37 si può poi fare un bel clistere di pulizia, e questo è un altro rimedio della nonna, un rimedio antico ma un rimedio che funziona per tenere d'occhio la febbre forte. Qual è il messaggio che porta questa febbre? Porta il messaggio della paura di scoppiare, della paura di non potersi trattenere, e infatti si esprime, esplode dentro di noi, no? Perché non può scoppiare fuori. E porta un messaggio di rabbia, un messaggio alle volte anche di intolleranza, di puntigliosità e di protagonismo, perché comunque quando siamo malati, quando abbiamo la febbre, siamo, diciamo, tutti sotto le cure di qualcuno, si spera di avere qualcuno che ci cura. Comunque, per far calare la febbre forte, appunto, è opportuno fare le spugnature fredde e poi, quando la febbre è scesa, si può fare un clistere. Un altro discorso invece è la febbriciattola ricorrente, che rivela, diciamo, un malessere dell'animo molto più sottile e magari più antico. In questo caso è importante avvicinarsi ad un periodo di detox vero e proprio, un periodo di detox più lungo, e lavorare con l'aiuto per esempio dei fiori di Bach che ci sostengono nell'andare a cercare quel passaggio vibrazionale che ci manca, e andiamo a cercare un messaggio di tipo diverso, quindi andiamo a cercare una rabbia sottile, andiamo a cercare magari un rancore e sicuramente un bisogno di cambiamento. Quindi questa è la febbre, niente di cui preoccuparsi, ma tutto da imparare, da imparare specialmente con noi, specialmente con i nostri figli, a gestire queste manifestazioni dell'organismo in maniera naturale. Quindi se vuoi supporto, se vuoi domande, se vuoi fare domande, se hai bisogno di informazioni, se vuoi sostegno, contattaci, ti lascio tutti i link in descrizione. Grazie mille, questa è la pillola igienista e un abbraccio da Isa, a presto, ciao!